armi, diamanti e profumi. Benvenuti nella Repubblica di San Marino. Fare shopping a San Marino? Sicuramente ha il suo perché, ma non lasciatevi trascinare troppo perché questo è un luogo dove si respira un'atmosfera magica e medievale. San Marino è la repubblica più antica del mondo. Il suo territorio è organizzato in 9 castelli e la capitale è la città di San Marino che si trova sul Monte Titano, a meno di 10 km dalla riviera romagnola e a pochi chilometri dall'aeroporto internazionale di Rimini. Non serve il visto per entrare nel paese, ma è sempre meglio avere con sé la carta d'identità. E se volete portarvi a casa un ricordo speciale, è possibile timbrare il passaporto presso l'ufficio turistico locale al prezzo di 5 euro. Ma prima di procedere con la guida, vediamo velocemente dove parcheggiare e come è strutturata la città. Ci sono ben 13 parcheggi, ma sono molto piccoli. Se arrivate in camper, vi consiglio di fermarvi nel P13. Il P1 è molto comodo se volete visitare la città seguendo il percorso classico che inizia dalla porta centrale che costituisce l'ingresso ufficiale al centro storico della città di San Marino. P6 e P7 si trovano molto vicino alle torri. Se volete salire con la cabinovia vi consiglio il P11. Tutti i parcheggi hanno un costo di 8 euro per l'intera giornata. Il centro storico ha 4 ingressi ed è protetto da 3 mura medievali. Lasciate ogni arma, o voi che entrate. Sì, in questa città non potevi entrare armato. All'interno della torre ci sono 2 targhe che riportano regole molto importanti. Quella sulla destra indica che è assolutamente vietato entrare armati e che le armi lasciate al personale di guardia verranno restituite quando i forestieri lasceranno la città. La seconda targa spiega che dopo il tramonto nessuno può entrare o uscire dalla città. La targa più in basso riconosce San Marino come patrimonio UNESCO dal 2008 grazie alla sua storia. Entrando nel centro storico prendete la via sulla destra che vi porterà nella piazza Sant'Agata. Al centro troviamo una statua in bronzo su 3 lati che rappresenta la vittoria nell'unica sconfitta della Repubblica di San Marino del 1739. Sul lato destro troviamo il Teatro Chitano, testimonianza rappresentativa dell'architettura sammarinese dell'Ottocento. In questa piazza c'è la cripta di Sant'Agata, che è la santa protettrice della Repubblica. A questo punto torniamo indietro verso la porta di San Francesco. Accanto alla porta centrale sorge la chiesa dedicata a San Francesco, la più antica di San Marino.
Uscendo dalla chiesa, prendete contrada delle mura, che vi porterà alla Porta della Rupe, dove c'è un piccolo borgo molto tranquillo. Sentite la pace che regna qui. Contrada Omerelli ci porta in piazza Titano, dove troviamo un monumento in memoria dei volontari sammarinesi che presero parte alle guerre per l'indipendenza d'Italia. Il fulcro del monumento è la cappella, sormontato da un obelisco alto 9 metri. Sul muro opposto c'è la lapide con i nomi dei caduti. Passando vicino alla fontana andiamo verso la cava dei Balestrieri. La cava dei Balestrieri è un punto di riferimento storico della città. Il suo utilizzo iniziale fu come cava per l'estrazione della pietra necessaria al restauro del palazzo pubblico. Dagli anni 60 questo luogo fu attrezzato per il tiro con la balestra grande all'italiana, antico gioco d'armi che oggi fa parte del folklore della Repubblica di San Marino. Ogni anno la cava ospita il Palio dei Balestrieri, una festa popolare e un torneo che si svolge in occasione della ricorrenza del Santo Marino, il 3 settembre. A questo punto del viaggio siamo vicini alla cabinovia, un punto panoramico davvero impressionante, e se per caso c'è molta gente, salite sulle scale, su questo terrazzo non c'è quasi mai nessuno. Il nostro prossimo obiettivo è il Palazzo Pubblico che si trova nella Piazza della Libertà. L'ingresso per la visita al Palazzo Pubblico di San Marino ha un costo di 3 euro. Vi consiglio di acquistare San Marino Musei Pass al costo di 11 euro. Il prezzo scende a 8 euro se avete la Tutto San Marino Card, che vi consente di visitare la prima e la seconda torre, il Palazzo Pubblico, Museo di Stato, Museo Pinacoteca San Francesco, Basilica del Santo, Museo del Francobollo e della Moneta e la Galleria Nazionale San Marino. Per maggiori informazioni trovate il link nella descrizione del video. A questo punto andiamo verso il principale luogo di culto della città di San Marino.
Uscendo dalla basilica prendete Contrada dei Fossi. A circa 30 metri girate a sinistra e salite sulle scale. Arriverete in un parco piccolo e molto tranquillo che in pochi conoscono. Ottimo posto dove mangiare un panino e riposare all'ombra. Al centro c'è una piccola fontana con pesci rossi. Questo parco è anche un ottimo posto da dove ammirare la Basilica di San Marino. Dopo aver riposato prendete le scale perché andiamo a visitare la prima torre. Sono ben 2 cinte murarie che proteggono la torre più antica di San Marino. Sulla sinistra troviamo una piccola chiesa costruita nel 1960 dedicata a Santa Barbara, protettrice degli artiglieri. La torre con la campana nel passato richiamava i cittadini alla difesa del paese. La costruzione sotto fu usata come carcere dal XVIII secolo. Percorrendo il passo delle streghe ci indirizziamo verso la seconda torre. Sul secondo picco del Monte Titano si trova il Castello della Cesta. Costruito alla fine dell'XI secolo, era la sede del corpo di guardia. Oggi ospita il Museo delle Armi Antiche che comprende circa 535 oggetti. Uscendo dal castello prendete la porta sulla sinistra e attraverso un sentiero quasi magico in 5 minuti si arriva alla terza torre. Questa torre non è aperta al pubblico per visite e può essere ammirata solo dall'esterno. A questo punto il nostro viaggio finisce qui. Visitare San Marino ti lascia qualcosa di speciale nel cuore che porterai con te per sempre.